Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. È sempre un piacere avervi qui con noi. Se amate ascoltare storie vere, intense e piene di emozioni dal mondo delle stelle, iscrivetevi al canale e condividete questo video con chi adora immergersi in questi racconti. Oggi vi portiamo una vicenda che ha toccato i fan nel profondo e che, ne siamo certi, farà discutere ancora a lungo. Prepariamoci a entrare in punta di piedi in una giornata che doveva essere perfetta e che invece si è trasformata in un viaggio fatto di coraggio, vulnerabilità e scelte difficili. La notizia è arrivata come un piccolo terremoto nel cuore dei sostenitori di Mahsine Merabet. A poche ore dalla nascita, quando tutto sembrava apparecchiato per un parto come da desideri, l'attrice ha cambiato rotta e ha chiesto un cesareo urgente. Una decisione che ha spiazzato i più e immediatamente ha acceso i riflettori su di lei, sul suo percorso, su quel momento fragile e insieme potentissimo che separa l'attesa dall'abbraccio. Quello che doveva essere un giorno fatto solo di sorrisi si è trasformato in una miscela di paura, forza e sentimenti allo stato puro, capace di lasciare senza parole persino chi credeva di aver già visto tutto. Pochi giorni prima, Mahsine era stata ricoverata in una clinica privata di Istanbul per attendere con calma l'arrivo del primo figlio. La stanza era stata preparata con cura, avvolta in colori tenui, luci soffuse e una quiete che sembrava custodire ogni respiro. I fiori arrivavano a ondate, con biglietti discreti e auguri pieni di tenerezza. I fan, che da mesi seguivano ogni aggiornamento, avevano inventato uno slogan affettuoso per salutare il piccolo, un coro digitale di sostegno che non si è mai davvero interrotto. Tutto, all'apparenza, era pronto a scorrere come nei sogni raccontati a mezza voce. Mahsine aveva confidato più volte di desiderare un parto naturale. Voleva viverlo con lucidità e consapevolezza, sentire ogni passaggio, accompagnare il proprio corpo senza forzarlo, lasciare che fosse la vita a trovare il proprio ritmo. Ma il destino, si sa, non sempre segue il copione. Secondo quanto trapelato da fonti vicine al reparto, il travaglio è cominciato a tarda notte, con respiri che si facevano via via più profondi e con quella fitta che sa di promessa. La dilatazione, però, avanzava lenta, quasi capricciosa. Le ore hanno iniziato a sfilare una dopo l'altra, con la pazienza che si assottigliava e la stanchezza che si posava sulle spalle come un mantello pesante. I medici hanno osservato con attenzione, regolando monitor e parole. Hanno colto segnali di affaticamento, la pressione che saliva e scendeva, piccole oscillazioni nel battito del bambino. Nulla fuori controllo, assicuravano, ma abbastanza per tenere tutti in un equilibrio teso, sospeso tra speranza e prudenza. Intanto, Chiara accanto a lei giura di averla vista lottare in silenzio contro l'impazienza, cercare conforto nella musica che aveva scelto, chiudere gli occhi e immaginare il mare per trovare quiete. Ha provato a meditare, a respirare contando i secondi, a restare centrata nonostante gli scossoni. Eppure, con il passare del tempo, anche una volontà di ferro può incrinarsi. A un certo punto, raccontano, la diga emotiva ha ceduto. Le lacrime sono arrivate come pioggia calda e irrefrenabile. Mahsine ha detto basta. Non voleva più che quel momento fosse dominato dal dolore, dalla paura, dalla lotta contro un corpo stremato. Ha chiesto il cesareo, con la lucidità di chi comprende che la dolcezza non è sempre sinonimo di ostinazione, e che esistono strade ugualmente dignitose per proteggere se stessa e il bambino. Non è stata una scelta leggera. Uno dei medici, in seguito, ha commentato che il desiderio di un parto naturale era noto a tutti, ma che il benessere emotivo e la serenità contano tanto quanto ogni parametro clinico. In quella stanza, la priorità è diventata la pace, non la perfezione. Poco prima di entrare in sala operatoria, Mahsine ha pronunciato parole che alcuni presenti non dimenticheranno. Ha mormorato di preferire che il figlio venisse al mondo in un'atmosfera di calma, non sullo sfondo del suo grido. Ha chiesto, quasi come una preghiera, che il suo primo suono fosse accolto da una voce quieta, da un respiro che rassicura. E mentre gli infermieri le stringevano la mano, mentre i preparativi scorrevano rapidi e precisi, l'aria si è riempita di quella tensione buona che annuncia un cambio di rotta. A volte, cambiare rotta è già una forma di vittoria. L'intervento è andato senza intoppi. Il bambino è nato sano. Lì, in quell'istante che cancella tutto il resto, il primo pianto ha attraversato la stanza come una lama di luce. Mahsine, pur sfinita, ha sorriso con un sollievo sincero, lasciando andare l'ansia accumulata. Ha sfiorato con la punta delle dita il viso minuscolo,
L'ha guardato come se fosse la prima alba dopo una lunga notte, e in mezzo a lacrime che non chiedevano scusa a nessuno, ha sussurrato il nome. Non è dato sapere cosa abbia detto in quel momento, ma chi c'era giura che in quel sussurro c'era tutta la sua storia. Eppure, fuori da quelle pareti, la rete già ribolliva. La decisione ha scatenato discussioni accese, commenti, interpretazioni. C'è chi ha applaudito la sua fermezza nel mettere la serenità prima del giudizio degli altri, chi ha visto in quel gesto un atto di amore non negoziabile, chi ha riconosciuto la libertà di dire no a una narrazione romantica quando la realtà chiede altro. E c'è chi, con toni più duri, ha criticato la rinuncia al piano iniziale, come se cambiare idea fosse una colpa. Le persone più vicine alla coppia, però, hanno difeso la scelta definendola cosciente, maturata passo dopo passo, coltivata nel silenzio del sentire che solo una madre conosce. Un'amica, in particolare, ha spiegato che per Massine la nascita era sacra, non uno spettacolo. Di fronte all'imprevisto, ha preso la via che la faceva sentire forte, non quella che avrebbe convinto il mondo. Nei giorni seguenti, l'attrice si è sottratta alla confusione dei social. Ha chiuso le notifiche, ha lasciato il telefono sul comodino e si è persa nei dettagli minuti di un neonato, nella magia dei ritmi nuovi, nel tempo elastico che si misura con poppate e sguardi. Ha scelto di guarire con lentezza, di lasciare che il corpo le raccontasse come tornare intero. Poi, quando si è sentita pronta, ha condiviso poche righe, semplici e definitive, capaci di abbracciare un paese intero. Ha scritto che per mesi aveva immaginato un parto perfetto, il tipo di perfezione che si prova a costruire con le liste e le intenzioni. Ma la vita le ha ricordato con gentilezza che la perfezione non esiste, che il vero traguardo non è controllare tutto, bensì arrivare insieme dall'altra parte in sicurezza. A corredo di quel pensiero, una foto in bianco e nero, la sua mano e quella piccolissima del figlio, intrecciate come promessa. In poche ore, l'immagine è diventata virale. Milioni di apprezzamenti, migliaia di commenti, testimonianze di donne che si sono sentite viste, a volte, comprese. Alcune hanno raccontato i propri travaglio e le proprie paure, altre hanno ringraziato per aver messo in parole un sentimento che spesso si fatica a confessare. Nell'eco di quel post, i programmi televisivi e i giornali hanno aperto dibattiti. C'è chi ha chiamato psicologi, ostetriche, counselor, per ripetere a gran voce che non esiste un modo giusto per partorire valido per tutte, che la libertà di scelta, quando sostenuta da informazioni e ascolto, è già una forma di forza. Un editorialista ha scritto che l'emancipazione non coincide con l'aderenza a un'unica via, ma con la possibilità di decidere senza sentirsi in colpa. E nelle redazioni, qualcuno ha osservato che, a volte, ciò che scuote non è la decisione in sé, ma il coraggio di pronunciarla. Anche nel mondo dello spettacolo sono arrivati messaggi di affetto per la coppia. Parole dolci e asciutte, la cui sostanza era sempre la stessa. Amare significa anche scegliere quando fa male, quando si teme il giudizio, quando la fragilità si vede. È in quei momenti che si misura la statura di una persona. Le notizie parlano di un decorso sereno. Massine è rimasta in clinica 3 giorni, con personale attento, visite centellinate, silenzi preziosi. Accanto a lei, dall'inizio alla fine, Cenk Torun. Non l'ha mai lasciata sola. Lo hanno visto camminare avanti e indietro nel corridoio nelle ore più tese, gli occhi lucidi di chi vorrebbe prendere su di sé ogni fatica. Qualcuno giura di averlo visto piangere quando tutto si è concluso, lacrime di sollievo che hanno sciolto una paura trattenuta a lungo. È rimasto lì per il primo bagnetto, per la prima ninna, per quella stretta di mano minuscola che ti entra nel petto e ridefinisce il senso delle cose. In quel legame, molti hanno letto l'inizio di un nuovo capitolo per entrambi. Il nome del bambino non è stato ancora annunciato ufficialmente. Eppure, tra i fan, circola l'idea che questa nascita segni un punto di svolta nella vita di Massine, un filo dorato lanciato verso il futuro. C'è chi parla di un nuovo inizio, chi di una maturità che si posa sui lineamenti come una luce nuova, chi semplicemente si limita a dire grazie per la verità condivisa. In fondo, al di là del clamore, restano loro, una famiglia che si stringe e impara i propri passi a tempo di cuore. Nelle ultime parole affidate alla stampa, Massine ha detto di aver compreso che la forza non coincide con il controllo assoluto, ma con la fiducia. Fiducia nella vita, nel proprio corpo, nell'istinto che guida anche quando la mente vacilla. Non è un addio all'idea di perfezione, è un saluto. Un modo per dirle grazie e poi lasciarla andare, per far spazio a qualcosa di più vero.
Da quel momento, la sua storia non è più soltanto un racconto di nascita. È diventata un racconto di coraggio, di amore che non si piega ai copioni, di accettazione come forma più alta di cura. In un mondo che giudica in fretta, che pretende checklist spuntate e promesse mantenute, questa vicenda ci ricorda che la misura delle scelte sta nella pace che ci lasciano addosso. Massine ha indicato una direzione. Sapere quando mollare la presa non è resa, è conoscenza di sé. È guardare il proprio bambino e scegliere, senza rumore, ciò che è giusto per entrambi. Quella mattina, cominciata tra brividi e smarrimento, si è chiusa con una lezione sul perdono verso se stessi, sull'arte silenziosa di darsi il permesso di cambiare idea. Quando le hanno chiesto come si è sentita nel primo istante in cui ha stretto il figlio, ha sorriso. Non era il parto che aveva progettato, ha detto, ma era quello di cui avevano bisogno. Poche parole, capaci di restare. Parole che spiegano meglio di qualsiasi commento perché certe scelte, se fatte con amore, non hanno bisogno di difese. Con la sua calma, con la sua sincerità, Massine Merabet ha ricordato a tutti che la maternità non è un esercizio di perfezione. È una danza fatta di coraggio, di ascolto, di pace ritrovata ogni giorno. E accanto a lei, mano nella mano, c'era Cenk Torun, a segnare insieme a lei il ritmo di questo nuovo inizio. Grazie di averci seguito su Stelle Turche Rivelate. Se questa storia vi ha toccato, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciate un like. Ci aiuterete a portare alla luce altre vicende vere, intense e umane come questa. Ci vediamo presto, con un nuovo racconto che ci ricorderà ancora una volta quanto fragile e potente possa essere il cuore di chi ama.